Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto un book tag natalizio perché è iniziato dicembre, io adoro il Natale e quindi non potevo esimermi da cominciare i video a tema natalizi. In realtà questo video è in collaborazione con Alessia Di Fiore, anche lei ha un canale dove parla di libri, un canale YouTube dove parla di libri. Vi metto giù il link del canale di Alessia e il link al video analogo che ha fatto lei sul suo canale, perché abbiamo deciso di fare appunto questo video in collaborazione dove entrambe portavamo questo book tag natalizio. Quindi se siete curiosi di andarvi a vedere il video di Alessia vi metto il link giù nell'info box. E comunque Alessia è la colpevole di alimentare la mia mania per Sadie Corvi della Bardugo, quindi oddio, alimento abbastanza anche da sola, però insomma lei ha le sue colpe, quindi sapete con chi prendervela. Ad ogni modo, sono 7 domande, tema libresco ovviamente, e cominciamo subito. Prima me le leggo al solito con il mio quaderno per gli appunti perché non me le ricorderei mai. Albero di Natale, un libro con un bel mondo costruito al suo interno. E vabbè, abbiamo citato Alessia, abbiamo citato Sadie Corvi, ovviamente parliamo del Grishaverse. Io porto qui Sadie Corvi come emblema del Grishaverse, però in realtà poi ormai l'avete capito. Parlo di tutto il mondo del Grishaverse come world building che preferisco a livello letterario. Di questo libro, di questa saga, ne ho fatto un video anche perché ne uscirà a breve, spero, la serie TV su Netflix, quindi ve la metto nelle schede e giù nell'info box se siete curiosi di capire di cosa parlo. Comunque la Bardugo costruisce in questa serie di libri un world building molto articolato, molto particolare, con tanti elementi, tanti dettagli che io adoro, meraviglioso. E vabbè, però ve ne ho parlato in tutte le salse, quindi non dirò molto di questo libro, perché veramente ne ho parlato praticamente in tutti i video del canale. Seconda domanda, decorazioni natalizie. Un libro con una copertina che adori. E qui, non sapendo decidermi al solito, ho portato 2 libri anziché uno, ma in realtà inizialmente ne avevo messi tipo 4. E il primo è Il Priorato dell'Albero delle Arance, che ha questa copertina con questa parte lucido e con questo drago che si staglia sulla torre e l'arancio del cielo, che io trovo meravigliosa, che continua anche sul retro. E l'altro libro che ho portato è Dracula nella versione Oscar Draghi della Mondadori. Sono entrambi editi di Mondadori perché Mondadori ultimamente ci sta portando delle meraviglie. Questo di Dracula che ha questa citazione sulla copertina ed ha sempre questi richiami sul giallo e poi ovviamente guardate che meraviglia dietro con il rosso che richiama appunto il sangue. Avete capito da queste 2 copertine che a me piacciono le cover molto molto cariche e anche molto colorate. Però ritengo che dei libri usciti ultimamente queste 2 abbiano le copertine che perlomeno io apprezzo di più. Mi rendo conto che siano 2 copertine confusionarie molto poco grafiche, ma non me ne frega niente, io adoro i libri con copertine molto, molto elaborate e quindi grazie Mondadori. Arriviamo alla terza domanda, canzoni di Natale. Un libro con delle citazioni che ti hanno colpito così tanto che le sai a memoria. E qui ovviamente non posso non inserire Romeo e Giulietta, non ce l'ho cartaceo qui con me perché la mia copia non riesco a tirarla fuori ed è veramente il momento di sistemare la libreria, però Romeo e Giulietta è per me, io lo adoro, non per niente ho chiamato il figlio William come Shakespeare, ci sarà un motivo, quindi niente, lo adoro, c'è stato un periodo della mia vita in cui lo sapevo quasi tutto a memoria. Ora sono rinsavita o comunque l'età avanza e per cui la mia memoria fa cilecca e ovviamente ricordo solo delle frasi qua e là, però se parliamo di libri di cui conosco maggiori citazioni non posso che citare questo e anche un po' che non lo leggo, il che mi fa ricordare che sarebbe il caso di ridargli una letta. Quarta domanda, dolci di Natale, che uno dei motivi per cui si ama il Natale è proprio questo. Un libro in cui una pagina tira l'altra. Questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere perché io credo che sia una risposta molto personale, perché ovviamente quello che per me è un libro che mi tiene incollato alle pagine non lo è per gli altri, nel senso che questa è fa veramente parte
gusto personale nel leggere libri, quindi io ho deciso di rispondere con Loki. Questa è la versione inglese, ma qui da qualche parte c'è anche la versione italiana. Di questo libro anche vi ho parlato sul canale, vi ho parlato sia del libro che della traduzione italiana, magari anche di questo vi metto nelle schede e giù nell'info box il video in cui appunto ne parlo in maniera più approfondita. È un romanzo con un target basso, young adult, ma insomma molto leggero, ispirato al Loki cinematografico, non quello fumettistico, in cui Loki arriva sulla Terra, in particolare nella Londra ottocentesca, e fa cose alla Loki. È un romanzo che ho adorato e veramente la prima lettura l'ho fatta tutta d'un fiato. Mi rendo conto che non è una lettura per tutti, perché magari porta un Loki molto diverso a quello a cui siamo abituati per quanto riguarda i fumetti, però se non avete mai letto nulla di Loki fumettistico e venite dal Loki cinematografico, sicuramente questo è un romanzo che apprezzerete tantissimo. È una scrittura molto leggera, è quella di la scrittrice Mackenzie Lee, che è la stessa di Guida per giovani gentiluomini, per capirci, anche di quello, insomma, che ve ne ho già parlato sul canale. Comunque lei ha una scrittura molto leggera, molto poco, si prende poco sul serio e anche poco impegnativa dal punto di vista del world building, perché insomma in questo libro ci racconta la Londra ottocentesca, ma senza entrare troppo nei dettagli. Ad ogni modo Loki si troverà sulla Terra a dover indagare suo malgrado, perché ovviamente non è che insomma sia molto propenso nel farlo, alle morti intorno a Jack lo Squartatore praticamente. In realtà c'è molto altro dietro, potrebbe... lui viene mandato proprio perché intorno a queste situazioni... Forse non sono le morti di Jack lo Squartatore, ma il periodo storico è quello. Adesso questo dettaglio non mi sovviene. Comunque, lui viene mandato sulla Terra perché intorno a queste morti ovviamente c'è qualcosa che non quadra. Sembra che ci sia della magia. Lui si trova praticamente sulla Terra per punizione, al solito. Abbiamo un Loki molto più giovane rispetto a quello a cui siamo abituati, e questa scrittura così leggera, il personaggio di Loki che insomma tiene molto banco, è una cosa che ho adorato, apprezzato tantissimo, che mai tenuta incollata alle pagine, appunto malgrado sia così diverso dal Loki fumettistico, anche se il mio Loki preferito continua a essere quello dei fumetti e non quello cinematografico, però per chi viene appunto dai film sicuramente è un libro che apprezzerete tanto. Quinta domanda: cioccolata calda e camino, che nel mio caso, non potendo bere cioccolata calda, direi tè e camino. Un libro che ti scalda il cuore, e vabbè, e anche qui è un libro di cui mi avete sentito parlare diverse volte sul canale, che cito spesso nei book tag, che è Orgoglio e Pregiudizio. Orgoglio e Pregiudizio della Austen. Questa è veramente, io lo chiamo la mia coccola per il cuore, questa cosa già ve l'ho detta. L'ho letto praticamente, non lo so, ho perso il conto, comunque tante volte. Lo leggo di solito una volta l'anno, quest'anno ancora mi manca, però è il momento, è la lettura che io faccio quando ho bisogno di coccole, quando mi sento un po' giù di morale. Lo so praticamente ormai a memoria, ed è forse anche per questo che lo ritengo così una coccola, perché non c'è nulla che mi sorprenda, se non il fatto che adoro Elizabeth e adoro Mr. Darcy. Non vi parlerò del romanzo in sé, perché voglio dire, Orgoglio e Pregiudizio credo lo conoscano tutti, e chi non lo conosce insomma si è visto il film, per cui è una storia d'amore ambientata nella Inghilterra ottocentesca. C'è questa giovane Elizabeth, c'è Mr. Darcy, l'orgoglio e il pregiudizio dei due insomma fanno sì che il loro amore viene e va, però è veramente per me la coccola per il cuore. Sesta domanda: Babbo Natale, un libro che ti ha accompagnato durante l'infanzia. Ecco, qui io devo dire che l'età si sente tutta e io ho una pessima memoria, quindi non ho idea di quali libri mi piacessero da piccola. Credo, visto la fine che ho fatto in adolescenza, che mi piacessero molto le favole. La mia favola preferita da sempre è Cenerentola, quindi io presumo di aver ascoltato diverse volte o letto diverse volte la storia di Cenerentola, ma in realtà sto inventando, nel senso che non ne ho idea. Settima e ultima domanda: cena di Natale con i parenti. Un libro con un bel rapporto familiare. Anche questa rispondere a questa domanda per me è stato molto difficile, perché io non amo i libri con
le saghe familiari, con le situazioni familiari. Di solito nello young adult o nel fantasy c'è qualcuno che è orfano, che abbandona la famiglia, che è abbandonato dalla famiglia e che comunque finisce male con la famiglia. Quindi sono pochi i rapporti familiari, insomma, decenti nei libri che abitualmente leggo. Quindi è stato molto difficile rispondere a questa domanda, ma se si parla di rapporti familiari che mi sono piaciuti e non che siano idilliaci, ma che mi sono piaciuti nei libri, vi parlo della saga di Gregor. Ve la metto qui la cover perché io l'ho letto tramite la biblioteca comunale, ho preso tutti i libri della biblioteca comunale, quindi non ho i cartacei. Comunque, sono una serie di 5 libri scritti da Susan Collins, che è l'autrice di Hunger Games. È una serie di romanzi in realtà con una target di età molto bassa, è indirizzata a veramente giovani lettori. Io ho letto il primo per curiosità, mi è piaciuta tanto la storia e ho finito insomma per leggermeli tutti. E parla di questi due ragazzini, un ragazzino e la sorellina molto piccola, che si trovano catapultati in un mondo sottoterra e lì si trovano a vivere delle avventure. E ovviamente nel libro è molto presente il rapporto tra il protagonista e la sua sorellina piccola. Questo rapporto tra i due è fondamentale, insomma, nel libro, soprattutto per insomma, le avventure che loro vivranno in questo mondo sotterraneo. E quindi di Gregor vi parlo. Io, Susan Collins, è un'autrice che amo particolarmente, Hunger Games è sicuramente tra le mie saghe preferite in assoluto, quindi è un'autrice che apprezzo particolarmente. Devo dire questa saga di Gregor, malgrado l'abbia apprezzata meno di Hunger Games, anche perché insomma io non rientro nel target d'età per cui è stata scritta, sicuramente una saga molto bella. Ecco, se volete avvicinare alla lettura lettori molto giovani, questa è sicuramente una lettura molto, molto affascinante, anche perché è piena di avventure, di cose che succedono, insomma, poi in questo mondo sottoterra dove non c'è la luce, è veramente molto affascinante, pieno di creature. Una lettura divertente. Poi Susan Collins ha questa capacità di narrare che ti tiene incollata alle pagine, per cui sono sicura che è una saga che soprattutto i lettori molto giovani possono apprezzare. Queste sono le mie risposte al book tag. Ad ogni modo, se avete curiosità di andarvi a vedere quelle di Alessia, vi metto il link, come ho detto, giù nell'info box e vi metto anche le domande, quindi se avete voglia di rispondere a queste domande con quali sono i libri appunto inerenti a queste 7 domande, io le domande ve le lascio giù nell'info box. Se vi va di rispondere almeno ad alcune delle domande, scrivetemi sotto con un commentino sotto appunto le risposte a queste domande, oppure se decidete di farne un video scrivetemi sotto, mettetemi il link al video che vengo volentieri a vedermelo, o un post, insomma, per chi è blog, comunque linkatemi laddove andate a rispondere a queste domande, perché sono curiosa di andarmi a leggere le vostre risposte. E questo è tutto per questo book tag. Ci prepariamo finalmente al Natale, non vedo l'ora, già senti i profumi e i sapori natalizi, malgrado questo sarà per tutti un Natale un po' strano che faremo rinchiusi in casa, però i libri mi accompagneranno comunque e quindi i libri è un buon tè, e quindi per me Natale mantiene il suo fascino meraviglioso, malgrado insomma lo vivremo un po' sottotono quest'anno. Questo è tutto, sono arrivata finalmente alla fine del video, auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!